Ciao, allora vorrei ringraziarvi per tutte le donazioni che stanno arrivando per la nostra fondazione. Io sono Sándor Brezsnai e sono il presidente della fondazione Brezsnai Ganóci. Il nome Brezsnai Ganóci di questa fondazione proviene dai miei genitori, mio padre József Brezsnai, uno dei pittori più importanti di Ungheria, mia madre Maria Ganóci, pittrice altrettanto anche lei. Il compito della nostra fondazione è preservare tutti i quadri di miei genitori, di mio padre e di mia madre e dei nostri antenati per 300 anni addietro. Dal 1800 in poi la nostra famiglia, 5 generazioni di pittori e pittrici hanno creato opere meravigliose. Queste opere hanno sopravvissuto rivoluzioni, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Naturalmente tutto questo tempo passato ha parecchio danneggiato molte opere e lo scopo della fondazione è esattamente per preservare e tramandare per le future generazioni, per voi, ai vostri figli, tutte queste meravigliose opere. Vi faccio vedere un'opera che ho selezionato perché con tutte le donazioni che stanno arrivando cominciamo a fare un primo restauro e questo restauro lo seguiremo insieme. Adesso vi faccio vedere lo stato delle opere in quale ci troviamo, i disegni, librettini di appunti visivi, dipinti ad olio. Le opere cartacee non vanno mai toccate con le mani libere, vanno utilizzati i guanti per non trasmettere il grasso che sono sulle dita. Guardate questo libretto di appunti di mio padre dagli anni 30. Il notes purtroppo è in pessimo stato, la carta è completamente deteriorata perché di qualità molto poco buona. Nella guerra non c'era la carta buona per gli artisti e si usava quella che si trovava. Ma il primo restauro che faremo invece è un dipinto ad olio che è in stato molto deteriorato e quindi è il momento di intervenire immediatamente. Con i soldi raccolti ormai riusciamo a cominciare a preservare la prima opera. Eccoci qua, dipinto ad olio degli anni 30 di mio padre quando era all'Accademia di Belle Arti, e questo è un dipinto della modella dell'Accademia. Guardate in che stato si trova, la superficie è completamente sollevata, ci sono delle perdite di colore, c'è il pericolo che continuino a saltare via frammenti dello strato pittorico, ci sono crepe, macchie di sporco, polvere, per cui il colore non si nota più. Facciamo una prima pulizia, togliendo semplicemente la polvere che si può rimuovere facilmente senza intaccare la superficie e staccare ulteriori pezzi. Adesso esaminiamo il retro della
tela ci dice tanto della storia che ha un quadro. Si può dire che relativamente è sana. Si vede che la preparazione è passata attraverso la trama di tela, il che vuol dire che la preparazione ha fatto mio padre e non ha comprato tele già fabbricata. In quel periodo, negli anni 30, i pittori molto spesso lo facevano da solo questo lavoro, non c'erano ancora le tele preparate. Come vedete qui, questo bianco è il gesso che è passato attraverso la trama del quadro. Adesso, prima di iniziare qualunque tipo di intervento, dobbiamo fare un test della resistenza del strato pittorico. Come resiste alle varie sostanze che verranno a pulire. Normalmente i colori più chiari che contengono bianco sono più resistenti, quelli più scuri sono meno resistenti, per cui prenderò un'area di colore chiaro, un'area di colore scuro e un'area di colore intermedio che forma il corpo e vediamo quale sarà il risultato. Mi segno il perimetro sul quale lavorerò. E altrettanto faccio con il colore di fondo, che vorrei sapere qual è la sua resistenza, includendo un po' il vestito. Il viso non tocco come parte più importante di un quadro, per cui vediamo adesso quest'area che include il bianco, il molto scuro e color corpo e altrettanto il fondo blu scuro e il vestito. Prepariamo un tampone. E utilizziamo la sostanza meno aggressiva che abbiamo a disposizione per vedere come reagisce la superficie. Il colore grigio sembra non resistere alla pulizia. Si può vedere che il colore grigio rimane sul tampone, che vuol dire che dobbiamo utilizzare il colore scuro. Resiste bene, il colore del corpo non reagisce, il tutto ora neutralizziamo subito. Vedete? Abbiamo tolto ogni sostanza che poteva essere
aggressiva e passiamo alla prossima area. Asciughiamo. Riproviamo il tamponcino. Asciughiamo la superficie. Adesso che è asciutto, vediamo da vicino se c'è differenza. Come ben visibile, il scuro molto più intenso, il grigio molto più pulito senza macchie e sporco. E altrettanto qui, lo sfondo azzurro ha molto meno sporco. La stiratura, l'incollatura, la rinfoderatura permetterà a questo quadro di continuare a avere centinaia di anni di nuova vita. Grazie di nuovo ancora per tutte le donazioni che sono pervenute, che ci permette di portare avanti questa grande avventura. Seguiteci, ci saranno le seguenti puntate per seguire insieme e parteciparvi insieme nel restauro. Iscrivetevi alla nostra mailing list oppure seguiteci nel nostro canale YouTube. Ancora grazie, ciao!